Benvenuti sul mio canale, io sono Anna e vorrei condividere con voi il mio interesse per le storie di True Crime. Se anche voi volete approfondire e riflettere su queste vicende, vi invito a farlo insieme a me, a iscrivervi al mio canale e a lasciarmi tanti like di supporto. Erano le 7 del mattino del 15 settembre 2020 a Como, quando Don Roberto Malgesini era in piazza San Rocco, intento come ogni mattina a caricare la sua Panda grigia con biscotti, brioche e termos di caffè per iniziare il suo consueto giro di colazioni per i poveri della città. Quando Rida Mahmoudi, uno di quegli uomini che Don Roberto aiutava da diversi anni, lo ha avvicinato per poi ucciderlo barbaramente con un grosso coltello da cucina. Oggi vi racconto la storia di Don Roberto Malgesini. Ma chi era Don Roberto? Don Roberto era conosciuto in città come il prete degli ultimi. E non solo tra gli ultimi, il suo ricordo rimarrà indelebile. Schivo e riservato, Don Roberto aveva come missione nella vita quella di aiutare i bisognosi. Don Roberto era il coordinatore del gruppo delle colazioni. Un gruppo di volontari che ogni mattina si preoccupa di portare un tè, un caffè, una bevanda calda e qualcosa da mangiare ai senzatetto della città. Serviva mensa nel dormitorio e faceva assistenza a qualsiasi situazione di marginalità. Con diversi senzatetto e migranti ha stretto relazioni molto profonde. Spesso li portava in ospedale a fare le visite e si preoccupava anche delle prostitute e faceva assistenza in carcere. Viveva nella parrocchia di San Rocco, a pochi passi dal punto in cui è stato ucciso. Don Roberto era originario della provincia di Sondrio. È nato infatti nel 69 a Morbegno, da papà Bruno e mamma Ida, e la famiglia è composta da 3 fratelli, Pietro, Mario e Caterina. Tutti a Cosio Valtellina conoscono i Malgesini perché sono i proprietari della Malgesini Auto, un'autofficina che è stata fondata nel 1963 da Ida e Bruno. L'infanzia dei 4 fratelli, che sono nati tutti tra 67 e 74, è trascorsa serena, giocando in strada con una palla, una corda oppure a rincorrersi. Tutti hanno frequentato la squadra di basket di Morbegno e tutti frequentavano l'oratorio, che era anche l'unico punto di aggregazione del paese. Roberto, dopo la terza media, aveva pensato di frequentare la ragioneria, con l'idea di tenere in futuro poi i conti dell'autofficina di famiglia. Con i numeri era davvero bravo, tant'è che già prima della maturità la Banca Popolare di Sondrio l'aveva assunto per lavorare d'estate. Appena la banca seppe che aveva preso la maturità, lo assunse subito a tempo indeterminato. C'era bisogno di lui nella filiale di Lecco, dove ha lavorato per 3 anni. E nonostante fosse apprezzato sul posto di lavoro, Roberto manifestava sempre a casa con i genitori il suo disinteresse verso quel lavoro. In quegli anni Roberto, insieme a suo fratello Mario, svolgono molte attività insieme. Nei fine di settimana fanno i volontari in una comunità terapeutica a Colico, mentre d'estate partecipano a dei campi di azione cattolica e vanno in Emilia-Romagna, dove le suore della parrocchia hanno delle case. Inoltre Roberto faceva l'animatore in oratorio, mentre Mario dava una mano al bar. Nell'estate del 1991 cambia qualcosa però. Di rientro infatti da un campo estivo, Roberto annuncia una sua decisione alla famiglia. Annuncia di aver deciso di lasciare il suo lavoro in banca per entrare in seminario. La prima reazione di mamma Ida non è assolutamente di gioia. La mamma infatti vedeva per suo figlio un futuro con una famiglia dei figli e temeva che diventando prete avrebbe sofferto di solitudine. Anche i fratelli temevano di perderlo, perché diventando prete sarebbe diventato figlio e fratello di tutti. Ordinato sacerdote nel 1998, per i primi anni presta servizio nella parrocchia di Gravedona, nell'Alto Lario, che dista una mezz'ora d'auto da Cosio Valtellino.
Successivamente fu spostato a Lipomo, sempre in provincia di Como, e poi proprio a Como, a San Rocco, che è una chiesa che appartiene alla parrocchia di San Bartolomeo. Per un anno ci sono altri 2 sacerdoti con lui, Don Andrea e Don Stefano, che però poi vanno via. E Don Roberto sa che dopo 2 anni da vicario il suo destino è quello di essere nominato parroco, ma in quel ruolo proprio non si vede. In precedenza era stato a Roma a partecipare a un corso di esercizi spirituali tenuti dai padri di Madre Teresa. Successivamente aveva fatto diverse esperienze in altre comunità e tutte queste esperienze hanno fatto radicare in lui la consapevolezza di voler dedicare la sua vocazione agli ultimi, ai bisognosi. In questa fase entrerà in contatto con 2 realtà che diventeranno decisive nella sua vita. Una è l'associazione Pantonoichia, che si occupa di dare assistenza alle prostitute di strada, e l'altra è il gruppo delle colazioni, che è coordinato da una missionaria laica, Lucia Todeschini, che è stata missionaria in Africa per 40 anni. Ogni mattina, intorno alle 7, Don Roberto caricava la sua Panda grigia e poi raggiungeva gli altri volontari, o in Piazza Vittoria oppure alla scalinata di Cristoforis. Insieme andavano alla ricerca dei vari senza tetto, che si accucciavano in parti diverse più o meno nascoste della città, spesso vicino alle chiese, a Santa Cecilia, a Borgovico, a San Giuliano, al Crocefisso, a Lora, a Rebbio e molti anche proprio vicino a San Rocco, dove c'è una fabbrica abbandonata che ha dato riparo per molto tempo ai senza tetto. Nell'estate del 2016 è esploso il fenomeno delle migrazioni, che si è presto trasformato in una vera e propria emergenza. Tra luglio e settembre l'ondata crescente di persone provenienti dal Corno d'Africa, di ogni età, che venivano bloccate sul confine elvetico, aveva avuto una prima importante ricaduta su Como, con la creazione spontanea di un campo nei giardini della stazione di San Giovanni. C'erano famiglie con bambini, donne in viaggio da sole, moltissimi giovani e purtroppo molti minorenni completamente soli, senza punti di riferimento o adulti che potessero guidarli e proteggerli. Si vedevano per qualche giorno e poi sparivano. I migranti sono stati 32.247. Arrivavano soprattutto dall'Eritrea, dalla Guinea, ma anche dall'Etiopia, Somalia, Nigeria, Gambia, Costa d'Avorio. La Svizzera, in osservanza della riammissione semplificata, ne ha restituite all'Italia, e precisamente alla polizia di Ponte Chiasso, 18.917, con uno scarto di 13.330. Persone richiedenti asilo oltreconfine per la maggior parte dei casi o per le quali non era approvata la provenienza diretta dall'Italia. I numeri corrispondono al flusso di migranti che nel corso del 2016 ha cercato di varcare la frontiera verso la Svizzera, diretti puntualmente verso il nord Europa. La Croce Rossa aveva allestito un centro migranti che però non ce la faceva a contenerli tutti, per cui molti si sono riversati in strada e hanno allestito delle tendopoli di fortuna. Don Roberto e i suoi ragazzi si sono visti costretti a duplicare gli sforzi. Passavano infatti sia al mattino per le colazioni che alla sera per controllare che tutti avessero il minimo indispensabile e a lasciare delle parole di conforto. In risposta a questo momento di emergenza, il comune di Como ha pensato bene di togliere le panchine sopra le quali dormivano i senza tetto e ha chiuso le fontane in modo che queste persone non si lavassero, ma in questo modo tutte queste persone non avevano neanche da bere. Poi, durante il periodo natalizio, ha emanato un'ordinanza in cui si vietava l'accattonaggio, ma anche la distribuzione dei viveri, dei generi alimentari. Questo per evitare dei bivacchi che avrebbero danneggiato l'immagine della città. Don Roberto e i suoi volontari hanno proseguito nella distribuzione delle colazioni e dei generi alimentari e qui si è verificato un fenomeno che è salito alla ribalta delle cronache nazionali. Pare infatti che i vigili avessero multato Don Roberto una mattina mentre distribuiva le colazioni. Il clamore suscitato da questa notizia ha fatto sì che oltre 200 persone si radunassero davanti alla sede del comune
per cantare la canzone che Enzo Jannacci ha dedicato ai Barbun, El Purtava i Scarp del tennis. In quei giorni, giornali TV hanno cercato di strappare a Don Roberto una dichiarazione sui fatti che stavano accadendo, senza mai riuscirvi. Fedele infatti alla sua riservatezza, Don Roberto non ha mai lasciato dichiarazioni e ha continuato a fare quello che aveva sempre fatto. Lui ha continuato ad occuparsi degli ultimi. Di sicuro si sa che il giorno dopo l'episodio della multa, Don Roberto si è recato presso l'ufficio dei vigili per dare la consueta benedizione natalizia come se nulla fosse successo. E la multa, se mai è stata emessa, è stata archiviata. Poi c'è stato l'arrivo del Covid, che ha ridotto l'operato di Don Roberto, ma non lo ha fermato. Per quanto e per come ha potuto, ha continuato con il giro delle colazioni, con le visite in ospedale e in carcere. Ha perfino ospitato direttamente in casa sua 4 ragazzi che avevano problemi di salute e che non avevano trovato posto da nessun'altra parte. Don Roberto non si è mai fermato, almeno fino a quel 15 settembre 2020, quando una di quelle persone che aveva sempre aiutato e sempre aiutato col sorriso sulle labbra si è avvicinata a lui con un coltello in mano. L'uomo che ha ucciso Don Roberto non era un clandestino. Mahmoud Rida, un tunisino di 53 anni, era in Italia da 20 anni. Era stato sposato con una donna italiana e aveva avuto un lavoro stabile. Poi è successo qualcosa, è andato tutto a rotoli e ha cominciato a fare la spola tra dormitori e strada, commettendo anche reati, per i quali è stato in carcere anche 1 anno. Tra chi a Como si occupava degli ultimi era noto come una persona instabile, irascibile e potenzialmente pericolosa. Aveva già aggredito un volontario della Caritas in un dormitorio e spesso è stato visto urlare in stato confusionale fuori da un supermercato, dicendo che ce l'avevano tutti con lui. Don Roberto per Rida era diventato un punto di riferimento, sia per i suoi problemi di salute, ma anche perché lo aiutava nelle questioni burocratiche. Quel 15 settembre Rida doveva presentarsi davanti al giudice per un'udienza. Sulla sua testa, infatti, pendeva un decreto di espulsione. L'uomo aveva una forte personalità unita a un'instabilità psichica che aveva fatto crescere in lui un profondo odio per Don Roberto, per il questore, per il prefetto e per l'avvocato che gli dava l'assistenza legale. Si era infatti convinto che in tutti si erano uniti e congiuravano contro di lui per farlo espellere. L'ossessione del sentirsi perseguitato lo condurrà a comprare già 2 mesi prima un grosso coltello da cucina, con il quale poi si avventerà su Don Roberto. Quella tragica mattina la sua prima vittima sarebbe dovuta essere il suo avvocato, ma Rida non lo trovò e allora si diresse verso Piazza San Rocco, dove vide Don Roberto impegnato a caricare la sua Panda grigia. Lo avvicinò con la scusa di un forte dolore ai denti e poi estrasse il coltello da cucina e si scagliò su di lui con un primo terribile fendente alla gola. Don Roberto ha provato a difendersi in tutti i modi, come testimonieranno poi le ferite che aveva sulle mani. E poi si voltò, cercando rifugio nella sua auto. Ma quando diede le spalle all'assassino, fu raggiunto da diversi colpi al torace. Rida colpì Don Roberto con 25 fendenti in meno di 4 minuti, scena raccontata dalle telecamere della zona, e poi si recò dai carabinieri, bussando alla porta e urlando: «Siete dei traditori, ho ucciso il prete di San Rocco». Don Roberto invece si accasciò e morì sotto quell'albero dove oggi tutti quelli che gli hanno voluto bene, e sono davvero tanti, si fermano a pregare per lui. La Corte d'Assise di Como ha condannato Rida Mahmoudi all'ergastolo. I giudici hanno respinto le richieste degli avvocati difensori di fare una perizia psichiatrica. Il PM Massimo Astori ha concluso che il 56enne tunisino era consapevole di quello che stava facendo e che lo ha premeditato. La Corte ha condannato l'imputato al risarcimento delle parti civili, ovvero ai 2 fratelli di Don Roberto,
con una cifra simbolica di €1 ciascuno. Il vescovo di Como, il Monsignor Oscar Cantoni, ha inviato un lungo elenco di richieste alla Corte d'Assise di Como. Il vescovo ha chiesto di poter entrare in possesso dei vestiti che indossava Don Roberto il giorno del suo omicidio, del coltello insanguinato, delle scarpe del suo assassino ancora sporche di sangue, della croce che Don Roberto indossava quotidianamente e dalla quale non si separava mai, e tutta un'altra serie di cose, tra cui anche dei reperti dell'autopsia. Questo probabilmente perché l'intenzione della curia è quella di chiedere il processo di beatificazione per Don Roberto e secondo il diritto canonico il vescovo deve raccogliere diverse prove per fare questa richiesta. Nella sentenza che ha condannato Rita Mahmoudi all'ergastolo, la Corte d'Assise di Como ha rigettato le richieste della curia. Questo perché le prove relative all'omicidio per legge devono essere distrutte una volta terminato il processo, mentre per quanto riguarda gli effetti personali di Don Roberto, queste sono state consegnate alla famiglia che ne avevano fatto richiesta. Ciò non rende impossibile però l'apertura di un procedimento di beatificazione per Don Roberto Malgesini. Questo perché il diritto canonico prevede anche la possibilità di portare delle testimonianze orali e delle testimonianze sul valore di Don Roberto Malgesini ne è piena la città di Como e non solo. Quest'anno all'unanimità il Consiglio Comunale ha deciso di assegnare a Don Roberto la benemerenza cittadina. Si tratta dell'Abbondino d'Oro. Una scelta precisa, avvalorata dal fatto che quest'anno ne verrà assegnata solo una, solo quella a Don Roberto. Dopo l'annuncio i consiglieri si sono alzati tutti in piedi applaudendo commossi la scelta. Don Roberto non è mai stato un assistente sociale, ma è stato un prete che tramite un caffè, una coperta, ha cercato di fare quello per cui anni prima aveva abbandonato il suo posto di lavoro in banca, quello di seguire la sua vocazione di prendersi cura degli ultimi che non giudicava e di cui era veramente interessato. Don Roberto si ricordava i compleanni di tutti e si ricordava anche come gradivano prendere il caffè al mattino. Don Roberto era cosciente dei pericoli che correva nell'andare incontro a quella sua vocazione, eppure lo faceva sempre con serenità e con sincerità e riusciva a trasmettere questa serenità a tutti coloro che gli stavano intorno. Don Roberto era conosciuto in città come il prete degli ultimi e non solo tra gli ultimi rimarrà indelebile il suo ricordo. Spero che questo video sia stato di vostro interesse, io vi aspetto sempre qui, sempre domenica alle 10. Un bacione, ciao!